Questi sono i pani che ho fotografato e mangiato tutti i giorni per un periodo della mia vita. Sono il ricordo di mia madre in vita, che il pane lo faceva da sempre. Sono la sintesi dei 4 elementi, la nascita, le cose del cosmo. Questi volti sono calchi di persone che ho conosciuto e amato grazie alla fotografia. Sono il riposo di mia madre, il mio viaggio in India, i migranti che si perdono nei nostri mari. I pani e i volti sono la vita che comprende la morte che comprende la vita. Allora, è che per fare il pane sono necessari la terra, l'aria, l'acqua e il fuoco. E io, partendo da questo presupposto, in realtà realizzo un lavoro sulla nascita, sulla creazione, e quindi eleggo questo soggetto come soggetto fondamentale per parlare di queste cose. Per cui i pani diventano meteoriti, diventano epifanie di vita, diventano placente, dove si leggono queste figure antropomorfe che sembrano appunto racchiuse all'interno di una sorta di placenta. Sembra che lì si stiano per aprire per poi generare forme di vita. Quindi è fortemente un lavoro sulla vita. Per questo motivo lo affianco spesso a questo lavoro che invece che è sul viaggio, o sulla metafora della morte, che è il lavoro sui calchi. Antonio Biasucci, innanzitutto benvenuto ai Granai della Memoria. La memoria è un tema forte della tua ricerca fotografica. Tu sei nato a Dragoni, in provincia di Caserta, e ti sei interessato molto presto proprio alla ritualità del mondo contadino, che è stato anche il mondo della tua infanzia. Le tue fotografie non sono però una documentazione etnografica di quel mondo, sono piuttosto una trascrizione in chiave poetica. Perché ce le racconti? Sì, io mi trasferisco a Napoli appena dopo l'università e questa città molto desiderata, sognata, insomma, abitavo appunto a Dragoni, è un piccolissimo paese dell'entroterra campano, ma io insieme a un gruppo di giovanissimi sognavamo queste città metropolitane, luride, psichedeliche, insomma i nostri miti erano Pink Floyd, Lou Reed, Velvet, insomma questo era il contesto. Però il passaggio dalla realtà contadina a questa metropolitana è stato complicatissimo. Subito mi accorsi che non possedevo affatto i ritmi metropolitani, oppure non riuscivo a comprendere questo contesto metropolitano, per cui subì una fortissima crisi di identità, ed è stato quello il momento in cui ho cominciato ad utilizzare la macchina fotografica. Mi è servita moltissimo, cioè nel senso che io sono ritornato al paese e ho cominciato a fotografare quei riti, quei costumi che avevo fortemente rinnegato, col quale subito mi resi conto che dovevo fare i conti, dovevo rivedere, dovevo in qualche modo ripercorrere un viaggio a ritroso per cercare Di ritrovare la tua identità. La mia identità. Quindi proprio la macchina fotografica è stato uno strumento per ritrovare la memoria. Sì, la macchina fotografica è stato per me uno strumento per cercare di riavere un equilibrio. È per questo che non sono mai diventato un vero e proprio professionista. È stato un mezzo indispensabile per poter in qualche modo stare bene, stare meglio. Che cosa fotografavi? Perché per esempio in Vapori hai rappresentato il rituale dell'uccisione del maiale, e in una delle tue ultime mostre a Roma poi hai accostato queste fotografie a immagini di corpi femminili che hai chiamato madri. Sì. Perché questa associazione? Vabbè, la mostra, in particolare la mostra di Roma, ma buona parte di tutto il mio lavoro si basa su questa vicinanza della vita e della morte, dell'inizio e della fine, della luce e l'ombra. Quindi la mostra al Palazzo Poli a Roma erano 3 stanze dove sempre la vita comprendeva la morte, in tutte e 3 le sale.
per cui nella prima sala c'erano delle madri, oppure donne incinte, a volte con bambini appena nati, madri con bambini appena nati, che erano invece avvicinate al rito a una serie di fotografie sul rito dell'uccisione del maiale. Quindi erano immagini di vita e di morte, il maiale che viene sacrificato affinché dia nello stesso tempo vita a coloro che lo hanno cresciuto e poi ammazzato. Le madri che offrono appunto la vita, il sacrificio della vita e il sacrificio della morte. Nello stesso tempo, anche nella seconda stanza, vicino un lavoro come Magma, che è un lavoro sugli elementi primari, sulle origini della vita, ad un lavoro come Res, che è un lavoro invece che il suo opposto, è un lavoro sulla catastrofe, ma questi due lavori erano messi insieme, non erano separati, quindi è questa vita e morte che sempre sono vicine, che sempre questa vita e questa morte che si rinnovano in forme diverse ma che sono sempre affiancate. E nella terza sala è vicino appunto invece il lavoro dei pani, che appunto sono delle epifanie di vita, un lavoro sui calchi fatti al Museo di Antropologia, che è un lavoro sul viaggio, la metafora della morte. Fotografi il pane associato a dei ritratti di uomini africani, calchi fatti da Lidio Cipriani negli anni 30, sì. No? Li associ perché? No, io ho utilizzato sia il lavoro dei calchi in forme sempre diverse nelle varie installazioni, invece il pane è sempre stato un polittico, un lavoro che comprendeva 24 oppure 32 fotografie in relazione agli spazi. Il lavoro dei calchi nasce come è stato prodotto dal Museo Madre in occasione della mostra Baroque, e quindi io feci un'installazione a terra dove questi calchi divennero gli immigrati che muoiono nei nostri mari. Ognuno aveva ogni volto era all'interno di una cornice bacinella, chiamerei così, perché siccome era coperta la parte finale, racchiusa in un cristallo, dava molto l'idea di un lavoro perlomeno umido, cioè la sensazione di umidità, quindi sembravano questi volti che erano appoggiati in fondo al mare, e l'allusione era forte agli immigrati che muoiono nei nostri mari, ed era una sorta di cimitero militare, perlomeno la disposizione delle opere a terra, e chiunque doveva inchinarsi per poter guardare, ma c'era anche questi due volti che si incrociavano, perché le immagini si vedevano nella stessa immagine, le immagini erano nere, per cui rifletteva la propria immagine. Nello stesso tempo c'era questa, è come se io dichiarassi sono loro i veri eroi del nostro tempo, quindi questa disposizione militare in qualche modo alludeva appunto a questo tipo di presupposto. E tutto avvolto in una luce scarsa, dove dovevi abituarti per poter riconoscere anche le immagini. I pani ho spesso avvicinato in una forma diversa a Milano, anche a Napoli, al Museo di Capodimonte, i calchi e i pani, perché entrambi si muovono all'interno di un nero, entrambi si muovono all'interno gravitano all'interno di una sorta di cosmo, e in qualche modo è la vita e la morte che ritornano allo stesso stadio. Il rituale dell'uccisione del maiale, come l'hai rappresentato? Tu l'avevi vissuto da bambino, che cosa ti colpiva di quel rituale? No, a casa si ammazzava, noi crescevamo un maiale, nonostante i miei non erano dei contadini, però questa tradizione veniva comunque mantenuta. Come avevamo anche galline, avevamo anche conigli, insomma, nonostante mio padre facesse il fotografo e mia madre la bidella,
però c'era comunque il contesto nel quale vivevamo era perfettamente quello. Sì, tra l'altro io ho avuto sempre delle enormi difficoltà nel partecipare al rito dell'uccisione del maiale. Tant'è vero, sono stato anche da piccolo fortemente rimproverato da mio padre perché non partecipavo. Chiaramente la macchina fotografica crea una distanza enorme rispetto al soggetto che fotografi, anche cose che per me impensabili da giovane da fotografare, come per esempio i battenti di Guardia San Framonti, non sarei mai riuscito senza macchina fotografica, e quindi anche il rito dell'uccisione del maiale. Lì io mi sono accorto che involontariamente fotografavo, ho fatto tutte le fotografie dal basso, ma senza una consapevolezza, non l'ho notato dopo. È come se io in qualche modo mi sostituissi all'animale e guardassi la scena intorno. Ma nello stesso tempo io mi sono limitato a fotografare la parte in cui il maiale veniva pulito dai peli, non ho fotografie che documentano altro. E tra l'altro mi sono limitato a fotografare soltanto quei momenti in cui la scena era perfettamente in controluce, per creare queste figure più o meno evanescenti, c'è il fumo dell'acqua calda che viene versato sul maiale per togliere i peli principalmente o per pulirlo, e in controluce coprono la scena e quindi si creano queste figure, se vuoi, anche astratte. Quindi è un rito che diventa altro ancora, secondo me, che sfocia sicuramente anche nel mito. A volte sembra proprio una battaglia tra l'uomo e questo animale misterioso. Un altro animale mitico per te è la vacca. L'hai fotografata per quasi 10 anni e poi sei partito da una stalla di dragoni e poi sei arrivato in India a fotografarla, ma perché è così affascinante? Sì, la vacca anche è stata una presenza, come dire, mia madre, figlia di allevatori, mia zia che abitava a fianco, aveva appunto, un allevamento di mucche. No, io penso che un po' tutto il mio lavoro sia al femminile. Chiaramente io ho compensato molto la perdita di mia madre, venuta quando io ero ancora giovane, per cui in qualche modo ci sono alcuni soggetti come sicuramente quello del mondo animale oppure quello del pane che appartengono fortemente a mia madre, perché mia madre faceva il pane fin quando non è morta. E probabilmente la scelta di taluni soggetti dipendono, cioè oggi potrei dire fortemente così, come anche voglio dire tutto questo riscoprire la vita e questo guardare anche gli aspetti legati alla morte hanno a che vedere col tentativo di compensare questa perdita. Il lavoro sulle vacche è anche il primo tentativo di sperimentare tutti questi metodi che hanno a che vedere col teatro e in particolare col teatro di Antonio Neuwirth, per cui dove questa azione, in sintesi, questa azione ripetuta più volte permetteva di realizzare uno spettacolo scarno ed essenziale e in qualche modo liberava anche questo punto di partenza che era legato a un testo magari di un autore come Majakovsky o altro, però diventava altro. Io per un periodo di tempo mi sono, tra virgolette, chiuso in una stalla e ho fotografato ripetutamente lo stesso animale, erano solo 5 vacche, erano quelle di mia zia, mentre all'inizio erano fortemente delle vacche, poi nel passare del tempo questo è diventato un lavoro sulla natura delle cose, come se questo animale che è emblematico della storia degli uomini, perché ne ha determinato insomma, fattori come l'economia, come la religione, insomma, e tante altre cose, diventasse appunto un lavoro che parlasse del mondo popolato dagli uomini. Quindi nel libro trovi vacche che hanno a che vedere col cosmo, con la natura, o delle figure antropomorfe che ricordano anche altri animali.
no? Lavoro sulla natura delle cose utilizzando, fotografando appunto questo animale. Tu mangi la carne? Io mangio, allora, io mangio la carne, mangio pochissima carne semplicemente perché non mi piace molto la carne, ma penso che l'essere cresciuto in un contesto come quello contadino dove crescevi un maiale e poi l'ammazzavi, in qualche modo ho condizionato anche questo aspetto, diciamo, c'è la consapevolezza, ho riflettuto molto su questa cosa in realtà, però probabilmente perché in casa o io personalmente ne consumiamo proprio veramente poca. E, però considerando il vegetariano c'è qualcosa che non mi convince rispetto all'esperienza di vita che io ho avuto. Senti, se ti chiedo di pensare a un piatto della tua infanzia, un piatto della memoria, la tua Madeleine, che cosa ti viene in mente? Ma i cavati, cioè noi solitamente vabbè no, quello del pane è veramente questa è una cosa, è un aspetto diciamo importante perché insieme al pane poi si facevano le pizze e si facevano anche le pizze fritte oltre a quelle lì diciamo il pomodoro oppure quelle con la scarola, quindi era un momento dove insomma è facile immaginare che già la pizza fritta in un contesto di tanti anni fa era un gran bel dolce, diciamo, no? Una pizza fritta con zuccherata, insomma, con lo zucchero sopra. Per cui mi sembra, io ho fortemente questo ricordo della pizza fritta. E poi ogni domenica c'era la mamma che faceva la pasta fatta in casa, i cavati, le tagliatelle, ma i cavati in una maniera particolare. Come sono fatti i cavati? Che forma? Chiaramente sono senza patate e semplicemente con farina e sale. Insomma. Sono cavati perché Sono sono cavati col perché dito. sì, col dito, infatti. Sì. Senti, che cosa ti manca di più del mondo della tua infanzia, di quel mondo contadino rispetto a Napoli? Ormai sei qua da 30 anni. Certo. C'è qualcosa che ti manca, un insegnamento forte? Vabbè, considera che io ogni fine settimana sono lì, quindi Ci torni ci torno, continuamente? sì, per cui non ho, in realtà tutti i miei lavori nascono da questo vivere queste due realtà, quello del mondo che ha a che vedere, che ha questo contatto stretto con la natura e la realtà metropolitana. Io se vivessi soltanto lì dove sono nato non riuscirei a fare fotografie, ma altrettanto se vivessi soltanto qui a Napoli non riuscirei a fare fotografie. E questo passare da una realtà all'altra, che tra l'altro tutto il mio lavoro io attingo da Napoli quando fotografo Res o il cimitero delle Fontanelle oppure gli ex voto, ma attingo chiaramente da una dalla realtà nella quale sono nato quando fotografo il maiale oppure le vacche. Se dovessi invece rappresentare la città Napoli attraverso i cibi, solo attraverso i cibi, quali fotografieresti? Ma a parte che secondo me anche il pane è un cibo emblematico della città, perché poi in qualche modo ti avvicina alla pizza. Ma io devo dire che avendo fotografato molto la solfatara di Pozzuoli e questo bollore dei fanghi, che sono stata una parte importante del mio lavoro, io ho sempre immaginato questa grande pentola del ragù che io potevo fotografare. Quindi, devo dire l'ho sempre immaginata finanche a colori, cosa strana. Io che comunque immagino tutto in bianco e nero, ma anche questo nero profondo di questa pentola, di questo ragù che bolle, non sarebbe male. È un'immagine molto bella, Napoli come una pentola che bolle. Infatti. Senti, se invece pensi al Mediterraneo, alla dieta mediterranea, quali cibi la identificano secondo te?
Ma io, il pane, il formaggio, è chiaro che da noi si mangiava pochissimo pesce, per cui pane, formaggio, pomodoro, questi sono, vorrei immaginarla così. E se Sì. Napoli è una pentola che bolle, il Mediterraneo che cos'è in immagine per Antonio Biasucci? Ma per immagini, dovendo sintetizzare con immagini non è facile, però penso che in realtà è molto vicino alla pentola che bolle, perché poi nel Mediterraneo ci sono 7 vulcani attivi, quindi insomma è la solfatara, il fango della solfatara che bolle. Senti, spesso la tua poetica fotografica è stata avvicinata a quella di Mario Giacomelli. Siete stati associati e definiti entrambi fotografi di terra. Ti riconosci in questa Sì, definizione? la Ti definizione piace? sì, molto. Infatti sono pochi i fotografi di terra, li riconosci subito. Spesso hanno un'estrazione più di tipo metropolitana che contadina. Inevitabilmente chi ha vissuto una realtà contadina o un contatto stretto con la natura vede le cose in una maniera diversa, ha delle priorità, delle esigenze che sono diverse anche quando va a scegliere i soggetti. Non mi sento in questo senso vicino a Giacomelli, mi sento lontano per quanto riguarda gli aspetti legati alla forma, se vuoi anche a dei contenuti. Penso che sostanzialmente il suo sia molto un lavoro legato alla terra in cui è nato. Il mio è un lavoro che ha la pretesa di parlare agli uomini in senso generale, pur partendo da un contesto ben preciso, da 2 contesti ben precisi. E poi io non utilizzo la camera oscura per creare delle immagini, le mie immagini già sono così. Io non elaboro niente successivamente, questo è un altro aspetto molto importante. Tu cucini? Cucino, sì, mi Che piace. cosa fai bene? Un piatto che cucini bene, qual è? Pomodoro fresco del Pieno, ecco, è uno dei miei preferiti e secondo me bisogna farlo. Come lo fai? Vabbè, Dacci proprio no, la è ricetta. che in realtà come lo faccio è così come lo farebbero tutti, chiaramente è nel dosare piccole cose, quanto pomodoro, quale olio, l'olio chiaramente lo prendo lì in campagna e noi abbiamo avuto un oliveto per molti anni, ora purtroppo non c'è più come anche un vigneto. E niente, penso che sostanzialmente tutti lo facciano facendo soffriggere un po' l'aglio e poi mettendo con l'olio chiaramente e poi mettendo il pomodorino semplicemente. Non penso che sia sostanzialmente, penso che gli ingredienti, che sia il piennolo è importante, quanto olio e quanto sale. È un piatto estremamente semplice, però chi sa fare bene un buon piatto col pomodoro, secondo me, sa. Con quale pasta? Quale pasta? No, anche. Ma in questo periodo stiamo usando, ecco, costa meno, l'aglio cecco, ma comunque che non è. In che Non è formato questo lo sapere? Lo spaghetto ho o capito. una pasta Infatti. corta? No, io no, lo spaghetto, ma anche le pennette. Anche le penne. Questo viene un appetito,